Bene ragazzi, bentornati, benvenuti. Trattiamo ora alcune idee fondamentali di Francesco Bacone riguardo la scienza e la conoscenza. Una visione eccezionalmente importante di Bacone sulla scienza, sulla conoscenza, sul progresso può essere compendiata dalla frase baconiana "la verità è figlia del tempo". In latino veritas filia temporis, sottinteso est, veritas filia temporis est, la verità è figlia del tempo. Che cosa vuol dire? Abbiamo già accennato all'idea di Bacone, che è stato uno dei primi nella storia a pensare che i moderni conoscono più cose degli antichi, che i moderni sanno più cose rispetto agli antichi, alle epoche precedenti. La verità è figlia del tempo, non è figlia dell'autorità. La verità non esiste all'inizio dei tempi, non è qualcosa che è tanto più vera quanto più è antica. È una cosa è vera perché l'ha detta Aristotele, l'ha detta Platone, l'ha detta la Bibbia, viene creduta da migliaia di anni. No, assolutamente. La verità si costruisce col tempo, quindi col passare del tempo, col passare delle epoche, noi non facciamo altro che aumentare il nostro bagaglio di conoscenza, perché in ogni epoca, nell'epoca successiva rispetto all'epoca precedente, vengono aggiunte delle conoscenze e quindi man mano che passa il tempo le conoscenze aumentano. Quindi diciamo che il grado di conoscenza è direttamente proporzionale al passare del tempo. In ogni epoca le conoscenze saranno maggiori dell'epoca precedente e in ogni epoca le conoscenze saranno inevitabilmente minori dell'epoca successiva. L'idea proprio tipicamente moderna di quello che chiamiamo progresso come accumulazione lineare, progressiva, lenta e continua di nozioni, di conoscenze all'interno del tempo. Io posso cercare di esemplificare questa fondamentale idea di Baconi attraverso la rappresentazione di un grafico cartesiano. Ricordate che abbiamo fatto, se avete visto le mie lezioni su Giordano Bruno, un grafico del tutto analogo, dal significato del tutto analogo anche in Giordano Bruno. Sull'asse orizzontale del grafico mettiamo il tempo che scorre. Sull'asse verticale inseriamo il grado, la quantità di qualcos'altro, ovvero delle conoscenze, della conoscenza. Allora ricordate che secondo Giordano Bruno e tutti coloro che come lui pensavano, ancora pensano e penseranno anche dopo Bacone che gli antichi avessero avuto maggiori conoscenze dei moderni, avrebbero potuto tracciare un grafico così fatto, d'accordo? Questa linea che io qui disegno come tratteggiata. All'inizio dei tempi, nell'antichità, l'uomo possedeva tutte le conoscenze, un grado massimo, un grado assoluto di conoscenza, perché magari le conoscenze erano state trasmesse direttamente agli uomini, rivelate dagli dei, come pensava un Giordano Bruno con la sua teoria egizianista secondo cui appunto l'antico Egitto avrebbe posseduto tutte le conoscenze. Poi man mano, col passare del tempo, le conoscenze si perdono e quindi i moderni conoscono meno, anche interpretano meno bene la natura rispetto agli antichi. Ricordate che abbiamo chiamato questa teoria prisca teologia oppure prisca filosofia. Prisca teologia o prisca filosofia e prisca in realtà significa primordiale, primigenia, d'accordo? C'è l'idea, prisca filosofia, l'idea che vi sia una filosofia, un sapere, una cultura, un bagaglio delle conoscenze che è massimo all'inizio dei tempi e comunque molto ingente tra le società antiche e che degrada pian piano verso l'epoca moderna. Gli antichi conoscevano di più e quindi se noi vogliamo conoscere non dobbiamo far altro che recuperare ciò che gli antichi conoscevano già e che noi man mano abbiamo dimenticato. E quindi alla base della conoscenza vi è la auctoritas. Quanto più una credenza è antica,
l'ha detto Platone, l'ha detto Aristotele, l'ha detto la Bibbia, tanto più è probabile che sia vera, perché c'è l'autorità di un importante scrittore dell'antichità. Ora, invece, Bacone inverte quest'idea, non crede più nella prisca teologia o nella prisca filosofia, che tra l'altro parte proprio da un sapere assoluto, da una verità che si suppone essere all'inizio una verità assoluta. Anche questo è antiscientifico ed è contrario all'idea di progresso di Bacone. Bacone pensa al contrario, alla superiorità dei moderni rispetto agli antichi, cioè all'inizio l'umanità non sapeva niente, poi man mano va avanti nel tempo, man mano che va avanti da un'epoca all'altra si accumula la conoscenza. Quindi l'idea è assolutamente moderna, l'idea un'idea di progresso proprio tipica della scienza moderna. Quest'idea naturalmente fa sì che ottimisticamente noi pensiamo che in ogni epoca le conoscenze migliorino. Questo, attenzione, non può avvenire, non potrebbe avvenire se le conoscenze di un'epoca precedente venissero dimenticate, come diceva Giordano Bruno, tutti i sostenitori della prisca teologia. Secondo Bacone è impossibile dimenticare una conoscenza, una scoperta scientifica. Perché? Perché in una società progredita, quando si scopre qualcosa, questo qualcosa viene comunicato a tutti. Cioè, come vedremo anche successivamente, dal punto di vista di Francesco Bacone, l'impresa, l'opera scientifica deve essere comunitaria, collettiva, si lavora in equipe. Si fanno degli esperimenti che tanti altri scienziati nel mondo, leggendo quello che scrivono un gruppo di scienziati, può replicare. Quindi niente si disinventa, niente si disimpara, niente si dimentica. Le conoscenze di un'epoca vengono trasferite intatte all'epoca successiva, che basandosi sulle conoscenze dell'epoca precedente può aggiungerne altre e quindi migliorarle. Quindi l'idea tipicamente moderna e tipicamente scientifica del progresso come accumulazione lineare sempre crescente e indefinita delle conoscenze nel tempo. Le conoscenze dell'antichità, del Medioevo, delle epoche precedenti non vengono affatto disprezzate, vengono anzi considerate come le basi per ottenere ulteriori conoscenze, d'accordo? E quindi c'è una linea continua in cui tutte le epoche collaborano in qualche modo, per così dire, con tutte le altre. Famosa la frase di Bacone: noi stiamo sulle spalle dei giganti, noi siamo sulle spalle dei giganti perché tutto quello che è stato scoperto prima di noi, comprendete, non deve essere riscoperto rifacendo gli esperimenti, riflettendo di nuovo sulla natura. Noi l'abbiamo acquisito, noi viviamo nel XX, nel XXI secolo, noi impariamo dai libri molto più facilmente di come lo hanno imparato coloro che le hanno scoperte, le cose che noi troviamo sui libri. Impariamo velocissimamente tutto ciò che è stato scoperto, è considerato vero in secoli e secoli del passato, e quindi lo impariamo molto più velocemente senza dover fare i tentativi, gli errori, gli esperimenti degli uomini passati che hanno scoperto queste cose. Le conoscenze arrivano fino a noi, noi le apprendiamo facilmente in un tempo breve e possiamo poi basarci per aumentare queste conoscenze. Un'idea quindi progressiva, lineare del sapere, che costituisce quello che noi proprio modernamente chiamiamo il progresso. Progresso lineare per accumulazione successiva da un'epoca all'altra. Attenzione, la cosa importante, che anche è in linea con la scienza moderna, è che non si arriverà mai ad una conoscenza definitiva, ad una conoscenza assoluta. La scienza da un'epoca all'altra, col passare del tempo, continua a scoprire nuove cose, a elaborare nuove teorie, a scandagliare e
a penetrare i segreti della natura in sempre maggior quantità, in modo sempre migliore, ma non si arriverà mai ad una conoscenza assoluta, idea proprio tipica anche della visione scientifica che abbiamo noi. A differenza dei sostenitori della prisca teologia e della prevalenza degli antichi, che pensavano appunto che la conoscenza all'origine del tempo, magari spesso la consideravano derivata, rivelata direttamente da Dio, fosse la conoscenza massima, una conoscenza perfetta, una conoscenza definitiva, una conoscenza assoluta, la conoscenza di tutto. Invece la scienza va avanti progressivamente, aggiunge conoscenze, ma non riuscirà mai a scoprire tutto, non riuscirà mai ad essere verità assoluta, non esiste una verità assoluta, per quanto noi possiamo prevedere che nelle epoche anche successive alla nostra questo grafico, no, questo livello di conoscenze nel tempo aumenti sempre di più, non arriverà mai al massimo. La conoscenza di ogni epoca sarà sempre inferiore ad un'epoca successiva che aggiungerà qualcosa, ma non si scoprirà mai tutto, non si arriverà mai ad una verità assoluta che poi resta stabile per il resto della storia, per il resto del tempo. Quindi un incremento destinato a non finire mai, perché non si raggiunge mai una conoscenza assoluta. Quest'idea di progresso, ovviamente, da parte di Bacone, espressa in maniera molto chiara, che ebbe molto successo, è un'idea di grande importanza, proprio un'idea alla base della scienza moderna. Un'altra idea fondamentale di Bacone, che davvero esprime ottimamente la temperie, la tonalità, l'atteggiamento scientifico moderno, è l'idea che può essere compendiata dalla frase sapere e potere. Scientia potentia est, scientia potentia est, la scienza è potenza. Qui Bacone formula veramente uno dei primi nella storia a fare questo, magari non il primissimo, l'equivalenza tra scienza e tecnologia. Scienza significa la capacità di operare e di trasformare la natura. Qualunque teoria scientifica ti consente di modificare la natura. Qualunque teoria scientifica non è soltanto una conoscenza teoretica, astratta, che finisce lì, da contemplare, che ti dà una gioia nel fatto stesso di aver scoperto la conoscenza. La conoscenza non è interessante o valida per la conoscenza in sé e non si risolve mai in sé. La conoscenza si traduce sempre nella costruzione di macchine, la conoscenza si traduce sempre in una capacità tecnologica di operare sulla natura. Questo è fondamentale, perché Bacone non è solo l'alfiere della scienza moderna, ma anche della tecnologia moderna. Sapere, conoscere per Bacone è la stessa cosa che operare. La conoscenza teorica, una teoria scientifica riguardo a un aspetto della natura o un insieme di fenomeni naturali, la conoscenza teorica si traduce sempre in conoscenza pratica, in tecnologia, cioè in possibilità, in capacità di trasformare la natura, di incidere nella natura. Conoscere la natura significa poterla trasformare, attenzione, e anche utilizzare a servire la natura ai bisogni, agli interessi, al benessere dell'uomo. Questo è assolutamente fondamentale. Sapere significa anche saper operare. Se sapere, conoscere la natura significa anche automaticamente saperla
trasformare, e trasformare proprio tecnologicamente, introducendo anche in natura cose che non c'erano prima dell'intervento tecnologico umano, trasformarla e utilizzarla in base agli interessi e ai bisogni dell'animo umano. Quest'idea ovviamente è importantissima, oggi diremmo che è una visione operazionistica della scienza. Nel momento in cui io conosco la natura, automaticamente conosco anche come trasformare, modificare la natura, intervenire per utilizzarla, d'accordo? E quindi questo forse a certi ambientalisti non piacerà. Bacone pensa che man mano che l'essere umano scopre i segreti, disvela i segreti della natura, l'essere umano si erge come una sorta di dominatore della natura, padrone della natura, avente il diritto di trasformarla a proprio piacimento, perché ha la capacità di trasformare la natura a proprio piacimento e di far sì che la natura possa essere piegata ai bisogni degli uomini. Questo significa forse violentare la natura, ferire in qualche modo l'ambiente, modificare quello che è l'andamento naturale delle piante, degli animali, dei territori e così via. Bacone non dice che bisogna trasformare la natura nel senso di violentarla, infatti dice natura non vincitur nisi parendo, cioè la natura non viene vinta, la natura non viene dominata se non seguendola, se non seguendo le sue leggi. Quindi non si tratta di cambiare in qualche modo le leggi della natura, si tratta di scoprire e seguire le leggi della natura, però per trasformare alcuni aspetti della natura, non le sue leggi fondamentali, affinché vadano a vantaggio dell'uomo. Quindi l'idea che il sapere teorico non si fermi lì, ma abbia sempre necessariamente una ricaduta pratica. Una teoria scientifica implica come conseguenza necessariamente la produzione di macchine, la produzione di sistemi per modificare quella parte della natura di cui si è scoperto il funzionamento, di cui si sono scoperte le regole. Questa cosa è talmente importante, il fatto che sapere porta a modificare la natura che si è conosciuta, che entra proprio nella visione, nella definizione in qualche modo baconiana di dimostrazione. Quando avviene la dimostrazione, addirittura la capacità tecnica, pratica, operativa è essa stessa la dimostrazione. Per esempio, se io ho una teoria scientifica astratta sulla natura e da questa teoria scientifica non riesco a trarre nulla di concreto, quella teoria scientifica non è verificata, non è pienamente dimostrata. Una teoria scientifica è dimostrata, è verificata soltanto quando viene messa alla prova per vedere se può trasformare o meno la natura. D'accordo? Faccio un esempio. Se io penso di aver scoperto l'origine, la causa, il decorso di una malattia, quella teoria sarà vera soltanto se io riesco in concreto a modificare quella malattia, a curarla, a intervenire e cambiare la prognosi, capite, l'andamento di quella malattia. Altrimenti, capite, una teoria astratta, una teoria che resta soltanto appunto teorica, non può essere neanche considerata una teoria vera, valida, dimostrata. Quindi la capacità della teoria di produrre conseguenze pratiche è essa stessa la dimostrazione della validità della teoria.
Se la teoria non produce conseguenze pratiche, non modifica la natura che ha studiato e che ha conosciuto, quella teoria non può essere considerata vera. Quindi capite, la ricaduta, le conseguenze pratiche di una teoria sono il fattore decisivo per la sua verificazione, rappresentano un criterio di verificazione oppure di falsificazione della teoria. In Bacone non c'è distinzione tra il sapere e l'operare. Il sapere e l'operare sull'oggetto che si conosce sono la stessa identica cosa e quindi la scienza moderna si trasforma immediatamente in tecnologia. Questa è un'idea ovviamente importantissima perché conoscendo la natura, attraverso appunto l'esperimento scientifico e il metodo scientifico, l'uomo può anche modificare e utilizzare la natura eh, per il suo interesse. La dimostrazione, diciamo così, letteraria di questo viene data nell'opera di cui io vi ho già, insomma, accennato, no? Nella lezione precedente, nell'opera fantascientifica, no, utopistica della Nuova Atlantide. Bacone immagina che in un'isola, appunto in un'isola perfetta, in un'isola immaginaria, che lui chiama Bensalem, avvenga un po' quello che era avvenuto, ricordate, in quell'isola oggetto del mito platonico di Atlantide, cioè la nuova Atlantide significa una società ipertecnologica, una società in cui la scienza ha scoperto tantissime cose, diciamo analoga all'Atlantide di Platone, che era tecnologicamente superiore rispetto ad Atene. È un mito di Platone, no? Un mito inserito in alcuni degli ultimi dialoghi di Platone. Quindi Bensalem è la nuova Atlantide, una società tecnologica avanzatissima. Platone, ricordate, diceva che gli Atlantidei possedevano l'oricalco, un metallo, un materiale forse immaginato da Platone, un vocabolo inventato da Platone, un materiale che non poteva essere scalfito, che dava loro la vittoria in tutte le guerre, la resistenza di tutte le macchine che costruivano e così via. Quindi la nuova Atlantide è un'utopia da parte di Francesco Bacone. Lui immagina quest'isola di Bensalem, immagina un'isola che va avanti con i principi della scienza, in cui governano gli scienziati, in cui la scienza ha informato, ha caratterizzato qualunque aspetto della vita sociale, politica e della vita materiale dei singoli individui. La scienza ha risolto tantissimi problemi, tutte le malattie più o meno vengono curate, nessuno muore di fame, ma anche l'ordinamento politico e sociale è efficiente, tranquillo e sereno, non ci sono più liti, non c'è più criminalità, perché tutto viene governato dalla scienza. In questo territorio, in quest'isola di Bensalem, nella Nuova Atlantide, Platone immagina appunto che la maggior parte, se non tutti, questo ovviamente è un'utopia, però Bacone anticipa qualcosa che è avvenuto ai nostri tempi, adesso vedremo. Bacone quindi immagina che la pervasività della scienza, il fatto che la scienza caratterizzi, domini tutto all'interno di quest'isola perfetta della cosiddetta Nuova Atlantide, faccia in modo che nessuno debba più lavorare o faticare per vivere o per procurarsi il cibo, che le malattie vengano curate, che tutti abbiano dei mezzi per vivere e per vivere in maniera agiata, proprio perché la scienza è arrivata al dominio della natura. Facciamo un paio di esempi che Francesco Bacone fa, che cosa succede in questa società di Bensalem nella Nuova Atlantide, perché sono esempi che per secoli hanno fatto un po' ridere le persone e poi in realtà si sono realizzati nel XX secolo. Bacone dice: perché dobbiamo lasciare che i prati producano semplice erba che
non sfama i contadini, erba che con difficoltà può essere mangiata, non è nutriente. Noi possiamo modificare il suolo, la natura, le specie vegetali in modo tale che invece dell'erba spunti dalla terra una lattuga, un'insalata già condita, comunque un cibo che possa essere, spunti naturalmente dalla terra, che possa sfamare, che possa essere mangiato da tutti, risolvendo il problema della fame. Oppure possiamo capire l'esatto funzionamento, la crescita, lo sviluppo degli alberi, in modo tale che da far sì che gli alberi non producano soltanto mele, pere, limoni o cose del genere, ma bistecche già cotte che possono essere mangiate da tutti, quindi tutti avranno carne, tutti avranno insalata, perché noi abbiamo modificato la natura, abbiamo fatto sì che il prato produca succulente, gustose, nutrienti, lattughe, insalate già condite, e che al posto, oltre ai frutti, gli alberi producano bistecche che possono essere colte e mangiate, così semplicemente si risolve il problema della fame. Queste cose sembravano ridicole, ma queste cose non sono la bioingegneria, non sono cose che stanno succedendo nel presente, non è questa bioingegneria, non sono questi gli OGM, cioè i cibi geneticamente modificati. Genialmente Bacone ha anticipato qualcosa che la scienza moderna sta realizzando appunto nella bioingegneria, nell'agricoltura, appunto l'agricoltura geneticamente modificata, che fa sì che dalla terra scaturisca un prodotto che non è quello naturale, ma quello modificato dagli uomini. Gli uomini prendono gli alberi, prendono il prato, nel caso di Bacone, e fanno sì che queste specie vegetali funzionino in maniera diversa, in modo da darci dei cibi più interessanti, dei prodotti naturali più interessanti per noi, per risolvere il problema della fame. Queste cose non sono la stessa cosa degli organismi geneticamente modificati, della capacità di modificare le specie botaniche, le specie vegetali, per renderle più resistenti, più nutrienti, le stesse cose che appunto ha realizzato la scienza con gli organismi geneticamente modificati. A tal punto risulta grande la fiducia di Bacone nella scienza. La scienza automaticamente è anche tecnica, è anche tecnologia. Per poter fare questo, abbiamo visto, la scienza deve procedere però in maniera tale, attenzione, da comunicare in maniera chiara a tutti, in tutto il mondo, le proprie scoperte, le scoperte scientifiche, in modo che queste siano patrimonio di tutti, non possano essere disimparate, non possano essere dimenticate, e arrivino, così come sono state scoperte, descritte, arrivino alle epoche future. Quindi l'organizzazione della scienza, queste sono altre idee modernissime di Francesco Bacone, deve essere un'organizzazione collettiva, un'organizzazione comunitaria. Lo scienziato non deve lavorare da solo in segreto, questa non è scienza, le scoperte non vengono fatte da un singolo genio in segreto da solo, e magari appunto con dei procedimenti che non vengono rivelati, che non vengono pubblicati, che non vengono comunicati a tutti. Bisogna lavorare in equipe, la scienza è un'impresa collettiva, un'impresa comunitaria, un'impresa da un certo punto di vista democratica, perché comunica a tutti i propri risultati e permette a tutti di ripetere gli esperimenti e di verificare o falsificare i risultati. Un'idea ovviamente modernissima del lavoro dello scienziato. Gli scienziati devono lavorare in equipe, ok, le scoperte sono sempre scoperte collettive, devono, attenzione, essere pubblicate e comunicate a tutti gli altri scienziati del mondo in maniera chiara, in maniera comprensibile.
con un linguaggio chiaro. Vedremo che Francesco Bacone tornerà sull'importanza del linguaggio e sull'importanza della chiarezza del linguaggio. La scienza non deve avere un linguaggio oscuro, un linguaggio enigmatico, un linguaggio esoterico, un linguaggio tipico della segretezza, un linguaggio tipico della magia, dei maghi. Ecco, in Bacone forse per la prima volta abbiamo una netta distinzione tra magia e scienza. Attenzione, quello che condanna Bacone della magia non è la capacità operativa di attivare delle forze nei fenomeni, anzi quell'aspetto della magia, cioè l'operatività, innescare l'operatività nei confronti della natura, innescare o attivare forze all'interno della natura, questo aspetto della magia sarà assolutamente in continuità con la scienza e con la tecnologia moderna. Ciò che invece condanna della magia Francesco Bacone è un'altra cosa, l'idea di mantenere segreta una scoperta, ma anche il linguaggio oscuro, incomprensibile, esoterico tipico dei maghi. Che cosa faceva il mago ancora all'epoca di Francesco Bacone? Sosteneva di aver scoperto qualcosa, per esempio la procedura per poter trasformare il ferro in oro. Il mago spiegava chiaramente come si trasforma il ferro in oro? Assolutamente no. Il mago diceva di voler nascondere questa scoperta, che questa scoperta non poteva essere comunicata a tutti, che questa scoperta doveva restare riservata ad una cerchia di iniziati, e quindi spiegava la scoperta e i presunti esperimenti con cui il mago era arrivato alla scoperta della trasformazione del ferro in oro con un linguaggio volutamente criptico, volutamente incomprensibile, volutamente retorico, volutamente metaforico. Ecco, questa non è scienza, è magia secondo Francesco Bacone. La scienza è scienza anche perché si riconosce dal linguaggio. La lingua della scienza è una lingua chiara, comprensibile, che spiega per filo e per segno, dalle premesse alle conseguenze, che cosa è stato scoperto, come quella scoperta è avvenuta, quali sono gli esperimenti per verificare la scoperta. Io ho ottenuto qualcosa, devo spiegare esattamente in maniera chiara come la ho ottenuta, in modo tale che altri scienziati possano a sua volta ripetere la scoperta, replicarla, ottenere la stessa cosa che ho ottenuto io. Che quindi quella scoperta sia verificabile e ripetibile da tutti gli scienziati, e per essere fatto questo deve essere quella scoperta illustrata con un linguaggio chiaro e del tutto comprensibile, che descrive in maniera precisa tutto ciò che io ho fatto, il processo della scoperta, mentre invece il mago non faceva questo. E attenzione, questo, il linguaggio oscuro, enigmatico dei maghi, per Bacone è un criterio di falsificazione. Ovvero, Bacone si chiede perché il mago ha fatto una scoperta importante e non vuole renderla pubblica. Non spiega il processo della scoperta, non spiega chiaramente come è avvenuta la scoperta, cosa ha fatto, ma la nasconde sotto un linguaggio assolutamente enigmatico e incomprensibile, perché in realtà, dice Bacone, il mago è un ciarlatano, non è uno scienziato, cioè il mago non ha veramente scoperto la procedura per trasformare il ferro in oro, non l'ha scoperta, sta barando, sta mentendo, sta ingannando, è un ciarlatano, capite? Perché soltanto i ciarlatani, cioè i maghi, usano un linguaggio incomprensibile e dicono di aver scoperto qualcosa senza spiegare esattamente come è avvenuta la scoperta, senza rendere verificabile e ripetibile la scoperta. Perché questa scoperta in realtà non è mai avvenuta, d'accordo? Altrimenti il mago la spiegherebbe. E quindi una scoperta che non può essere spiegata agli altri, non viene illustrata chiaramente, non viene ripetuta, che una scoperta, un presunto, un annuncio di una scoperta, di una teoria scientifica, che non illustra gli esperimenti con i quali
si può dimostrare quella teoria scientifica, in realtà non è una teoria scientifica, è un'invenzione, è qualcosa a cui non si può credere. E quindi i maghi, correttamente da Bacone, vengono considerati dei ciarlatani, degli imbroglioni. Se non fosse così, dimostrerebbero chiaramente e renderebbero ripetibile e verificabile la loro scoperta. Quindi un'impresa, lavorare in equipe, un'impresa collettiva, comunitaria da parte degli scienziati, che si affida poi a un linguaggio del tutto chiaro, comprensibile, che permette la verifica e la ripetizione della scoperta da parte di tutti gli scienziati del mondo, e questa scoperta non potrà essere dimenticata, sarà ripetuta, sarà verificata anche dagli scienziati del futuro, che partiranno da queste scoperte scientifiche per poi realizzarne altre. Quindi è importante anche il linguaggio della scienza, che deve essere chiaro, che deve spiegare esattamente il processo della scoperta scientifica, che deve dimostrare in maniera che tutti possano capire, tutti possano ripetere l'esperimento, ciò che si afferma essere stato scoperto. Quindi questo è qualcosa di veramente molto molto importante. Ma Bacone dice di più: come devono operare gli scienziati. Vedremo poi in una prossima lezione secondo quale metodo scientifico preciso Bacone dice che gli scienziati devono operare, però possiamo anticipare qualcosa. Gli scienziati devono integrare il momento dell'esperimento, dell'esperienza che vedremo in Bacone come in Galileo, anche se ancora in maniera non perfetta. L'esperienza diventa esperimento, cioè diventa esperienza realizzata ad hoc per dimostrare una teoria, quindi un'esperienza che viene anche dopo la teoria, non soltanto prima la teoria, un'esperienza costruita, molto spesso realizzata in laboratorio, comunque preventivata, prevista, non un'esperienza casuale, io vado in giro così, ma c'è anche, vedremo in Bacone, l'idea dell'esperienza selezionata, creata apposta dallo scienziato, quindi un'esperienza che diventa esperimento razionalmente controllato, spesso effettuato in laboratorio con degli strumenti. Comunque devono integrare gli scienziati il momento dell'esperienza con il momento della teoria, d'accordo? Riflettere sulle esperienze per produrre una teoria, ma non finisce qui, come vedremo nel metodo scientifico baconiano, che tra un po' nelle prossime lezioni spiegheremo nel dettaglio. Anche la teoria deve essere poi soggetta a ulteriori esperienze che appunto vengono rappresentate come esperimenti. Quindi ci vuole l'esperienza, ma ci vuole anche la riflessione sulle esperienze, quindi ci vuole l'esperienza, l'osservazione attiva della natura. Le teorie si realizzano, se sono scientifiche, con l'osservazione attiva della natura. L'osservazione, l'esperimento, il dato osservativo che manca nel vecchio metodo, che deve essere sostituito, ricordate, dal novum organum, dal nuovo metodo. Il sillogismo aristotelico non sperimenta, quindi l'esperienza e l'osservazione devono essere alla base della scienza moderna. Le teorie non possono più essere costruite deduttivamente dal pensiero, da parte di un filosofo, di un sapiente che sta chiuso nel suo studio, scrive dei sillogismi da alcune premesse, trae alcune conseguenze e quindi è convinto che la natura segua la logica. La scoperta non può avvenire soltanto attraverso la logica, una costruzione teorica deduttiva a priori sillogistica. La scoperta deve utilizzare un altro metodo, non quello deduttivo aristotelico, ma appunto quello che propone Bacone, è un metodo fortemente induttivo, cioè un metodo che fa sì che la teoria generale sia appunto una generalizzazione dell'esperienza, la generalizzazione di tanti dati osservativi.
su cui si riflette attraverso la ragione, ok? Per formulare una teoria che poi deve essere sottoposta a ulteriori esperienze, cioè ad ulteriori esperimenti. Va bene, ho anticipato qualcosa che vedremo meglio in seguito. Come quindi si devono comportare gli scienziati? Famosissima questa metafora di Francesco Bacone. Gli scienziati sono come delle api, bees, sono come delle api, perché le api integrano la loro conoscenza sia attraverso il momento osservativo, attraverso l'esperienza, sia attraverso il momento della riflessione, cioè della ragione. Che cosa non devono essere gli scienziati? Abbiamo una metafora animalesca. Gli scienziati non devono essere spiders, cioè non devono essere ragni, e gli scienziati non devono essere neanche formiche. Devono essere bees, operano come le api, la famosissima metafora di Bacone, non devono operare come le formiche, ants, non devono operare come i ragni, spiders. Che cosa vuol dire? Vogliono dire queste metafore animalesche di Bacone. Che cosa fanno le api? Attenzione, le api colgono il nettare, no? Sui fiori. Cogliere il nettare sui fiori significa fare esperienza. Le api vanno fuori dal loro alveare e fanno esperienza, cioè prendono il nettare e lo portano nel proprio alveare. Questo significa che prendono qualcosa dall'esterno, d'accordo? Fanno esperienza, prendono qualcosa dall'esterno, cioè conoscono ciò che è all'esterno di loro, non fanno l'errore di quegli pseudoscienziati o gli aristotelici o gli scolastici che pensano di conoscere soltanto con la ragione, cioè riflettendo al proprio interno. Le formiche vanno all'esterno e quindi c'è il momento dell'esperienza, prendono le cose dall'esterno, prendono il nettare dei fiori. Nella metafora significa che fanno esperienze, fanno esperimenti, osservano la natura, accumulano dei dati empirici, dei dati osservativi. Però non si fermano a questo, cioè fanno esperienza e per loro quella è la verità. Ciò che è esterno lo portano all'interno dell'alveare, il nettare poi perché si trasforma in miele? Perché le api, non so se siete d'accordo, lo trasformano al loro interno, d'accordo? Quindi gli scienziati devono essere come le api, cioè devono integrare nel proprio lavoro sia l'esperimento sia la ragione, sia il momento della raccolta dei dati empirici, sia il momento della riflessione da parte dell'intelletto su quei dati empirici per trarre da quei dati empirici una teoria generale. Quindi l'esperienza è la ragione oppure l'intelletto. Gli scienziati sono come le api, devono fare così, devono usare sia l'esperienza sia l'intelletto. Prendere qualcosa dall'esterno, come il miele viene preso dalle api, ma poi questo miele deve essere lavorato, come fanno le api, all'interno del proprio organismo affinché il nettare si trasformi in miele. Quindi gli scienziati, come le api, osservano, fanno esperienza, ma poi riflettono sull'esperienza con la ragione, con l'intelletto, per arrivare a delle teorie scientifiche, false o vere che siano, comunque a delle ipotesi di verità. E quindi questo è il lavoro degli scienziati. L'errore che si fa quando si fa falsa scienza è adoperare soltanto l'esperienza, basarsi soltanto sull'esperienza, oppure basarsi soltanto sull'intelletto senza l'esperienza. Che cosa fanno infatti le formiche? Le formiche che cosa fanno? Escono dal formicaio, prendono il materiale, lo portano dentro il formicaio, però non lo trasformano. Quindi le formiche non vanno bene come scienziati, perché le formiche si fermano all'esperienza, prendono ciò, vedono, prendono ciò che è all'esterno di loro, che nella metafora significa gli scienziati osservano ciò che è fuori di loro, gli oggetti esterni, ma si fermano lì.
non li trasformano in una teoria e quindi questa non è scienza. I ragni fanno l'opposto, non utilizzano soltanto l'esperienza come le formiche, ma utilizzano soltanto la ragione e l'intelletto. Cosa fanno i ragni? Producono la ragnatela proviene soltanto dall'interno del ragno, d'accordo? Come lo pseudoscienziato o il filosofo scolastico che produce soltanto sillogismi, che pensa di scoprire i segreti della natura a priori, soltanto con il pensiero, soltanto con la ragione, soltanto con l'intelletto. Quindi i due animali a cui non devono assomigliare gli scienziati sono le formiche, che utilizzano soltanto l'esperienza, senza poi passarla al vaglio dell'intelletto, della riflessione intellettuale, e i ragni che al contrario utilizzano soltanto l'intelletto, ciò che viene da dentro di loro, senza far sì che l'intelletto si applichi a delle esperienze empiriche. Non devono essere formiche, non devono essere ragni. Gli scienziati, famosissima metafora di Francesco Bacone, devono essere come le api, cioè utilizzare l'esperienza e poi sulla base dell'esperienza riflettere su di essa, utilizzare anche l'intelletto e poi dopo aver creato, generalizzato dai dati osservativi un'ipotesi, una teoria che come dirà Galileo è soltanto un'ipotesi, devono poi intervenire per verificare l'elaborazione dell'intelletto con altre esperienze. Gli scienziati sono come delle api. Bene, spero che sia stata chiara questa lezione su Francesco Bacone. Abbiamo anche altri due video, abbiamo altre due video lezioni per completare, insomma, in maniera credo abbastanza approfondita e completa le idee di Francesco Bacone. La prossima volta, la prossima lezione, parliamo degli idola, la famosa teoria degli idola di Francesco Bacone, che è la precondizione per poter correttamente applicare il metodo scientifico induttivo. E quindi nella successiva lezione, l'ultima, parleremo del metodo scientifico induttivo, per quanto fallimentare sia, che Francesco Bacone propone. Quindi ci vediamo altre due video lezioni su Francesco Bacone. Continuate a seguire con me, a capire, spero con me, e a studiare e a imparare con me Francesco Bacone, l'alfiere della scienza e della tecnologia moderna. Arrivederci.